un altro dei problemi metodologici, o se vogliamo in questo caso anche etici, legati al progetto, è quello di propagandare un valore in una società liberale, dove si suppone appunto un pluralismo di valori. Per certi versi qualcuno potrebbe sostenere, particolarmente nella parte applicativa del progetto, laddove ci poniamo come obiettivo quello di costruire un design informativo sul concetto di Stato di diritto, in questo caso noi staremmo difendendo uno specifico valore e addirittura lo staremmo in qualche modo trasmettendo, o cercheremmo un modo per trasmetterlo in modo efficace ed efficiente ai cittadini. Questo appunto potrebbe essere visto in contraddizione con una prospettiva di pluralismo dei valori, in cui ogni cittadino ha la possibilità di scegliere i propri valori. Si potrebbe dunque dire che il progetto ha, almeno nella sua parte applicativa, un'impostazione paternalistica, o così almeno si potrebbe immaginare l'obiezione. Su questo tema, peraltro, c'è stata molta discussione negli anni recenti, in particolare con riferimento all'idea di manipolare i soggetti e i cittadini rispetto ad alcune scelte di interesse pubblico. È il dibattito collegato al cosiddetto nudge o spinta gentile. La comunicazione e adesione al valore dello Stato di diritto, ai valori ad esso connessi nell'ordine liberato democratico, può rispondere sicuramente a un disegno di architettura delle scelte e delle decisioni che si ispira al noto approccio del nudge. Chiaramente, per essere eticamente corretto e adeguato ai valori proprio appunto dell'ordine liberale democratico, deve essere un disegno di interventi pubblici a carattere squisitamente informativo e non manipolativo. Sappiamo che la persuasione, il condizionamento per orientare il consociato, il cittadino, su certe opzioni rispetto ad altre o verso un'opzione rispetto ad altre serie di opzioni, può quindi rispondere a una serie di interventi, ma che devono essere appunto a carattere liberale, e questo significa tutelare la libertà di scelta e di autonomia del cittadino, del consociato in primis, la sua sfera privata di decisionale, dopo essere stato adeguatamente informato sui contenuti, le modalità, i criteri che sono alla base di una selezione di certi contenuti informativi a scapito di altri. E questo chiaramente è rilevante nello Stato di diritto, laddove lo Stato di diritto contempla tra i suoi valori il diritto all'autodeterminazione e il valore del rispetto del principio di autonomia. L'idea quindi di sostituire una regolamentazione sulla base appunto di regole o norme esplicite con delle piccole manipolazioni che porterebbero i cittadini a compiere la scelta desiderata dagli attori istituzionali. Si è detto nel dibattito degli ultimi anni che questa sarebbe appunto una scelta paternalistica, una forma di paternalismo libertario discutibile sul piano morale e forse anche sul piano politico. La nostra risposta è che da un lato noi non intendiamo mettere in atto una forma di nudge in qualche modo manipolatorio, perché il nostro obiettivo è quello di informare i cittadini in modo più efficiente sul valore dello Stato di diritto, e questo implica anche una forma di trasparenza nelle modalità in cui sosteniamo questo valore e nelle modalità in cui i singoli cittadini possono poi decidere di condividerlo. In secondo luogo, però, è in qualche modo un'assunzione valoriale del progetto che lo Stato di diritto sia un valore della società democratica e liberale.
E noi pensiamo che lo sia proprio perché lo Stato di diritto non è in contraddizione con un pluralismo di valori, anzi è proprio la conformazione istituzionale che permette un pluralismo di valori e permette alle singole persone, ai singoli individui di seguire le proprie scelte valoriali.